Il sistema delle pene, già sul piano sociale e culturale, prima ancora che giuridico, è nelle nostre vite da che abbiamo memoria. Sin da bambini, infatti, siamo stati abituati all'idea che se commettiamo azioni non consentite meritiamo di ricevere una punizione, che dobbiamo pagare per quello che abbiamo fatto, anche come monito per non ripetere quell'azione in futuro. Dal blando rimprovero alla impossibilità di utilizzare temporaneamente giochi, TV, uscire con gli amici o rincasare troppo tardi. Lo Stato a sua volta punisce, infligge cioè una pena nei confronti di chi ha commesso un reato. Come insegna l'etimologia, dal latino penam, il termine pena equivale a un castigo, una sofferenza, che può essere eseguita nel luogo di privazione della libertà personale per eccellenza, il carcere. In questo momento, peraltro, ci troviamo in un luogo che un tempo era un carcere. Il carcere, anche per chi vi entra solo per pochi giorni, è sofferenza, non soltanto morale ma anche fisica, se si pensa al fatto che il detenuto non può muoversi liberamente, è costretto da sbarre, salvo il cosiddetto passeggio, l'ora d'aria. Non può frequentare i propri cari. I colloqui con i familiari sono infatti pochi, mensili e sotto la sorveglianza della polizia penitenziaria. Non può mangiare secondo il proprio gusto. Alcuni cibi infatti non sono consentiti. Non può usare l'abbigliamento che preferisce, non potendo essere utilizzati indumenti con lacci. La pena più grave è quella dell'ergastolo, che tuttavia in concreto non equivale al carcere a vita, ma può consentire di riacquistare la libertà dopo poco più di 26 anni di prigione. La pena è decisa da un giudice, che si muove tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge. Ma come sceglie il giudice la pena più congrua? Valorizzando le funzioni della pena, ossia anzitutto la prevenzione generale, che ha un effetto di orientamento culturale, colpirne uno per educarne 100, nel senso di intimidire la collettività sulle conseguenze che derivano dalla commissione del reato e che spingerebbe il giudice verso il massimo della pena. Ancora, la prevenzione speciale, che consente di adattare la pena al caso concreto, considerando le condizioni soggettive del responsabile, ed è finalizzata ad impedire che la persona possa ripetere un reato in futuro, possa cioè diventare recidivo. Infine, la retribuzione, che impone alla pena di essere afflittiva in modo sempre proporzionato al male arrecato con il reato. Capiamo bene che se il giudice si sbilancia nel valorizzare eccessivamente o troppo poco questa o quella funzione, ne esce un risultato inadeguato, sproporzionato, ingiusto. Di conseguenza, il nostro ordinamento non promuove né le pene esemplari né quelle simboliche, né ancora quelle puramente retributive, che affondano cioè le proprie radici nel famoso detto occhio per occhio, dente per dente. Infatti, per equilibrare le varie componenti è previsto un criterio unico, vincolante, e cioè quello della finalità rieducativa della pena. Quando pensiamo alle pene, è allora molto importante fermarci a riflettere sulla loro funzione. Non possiamo infatti limitarci a dire quella pena è stata inflitta perché è così, perché se l'è meritato o perché il sistema giudiziario funziona in questo modo. In altre parole, non possiamo guardare alla pena e non riflettere sul suo senso. Abbiamo infatti cominciato a capire che la pena ha varie funzioni e non si esaurisce nell'infliggere un male, sebbene è innegabile che lo faccia, in quanto riteniamo un certo male necessario, a stringenti condizioni e dentro stringenti limiti. Punire, in effetti, è necessario per la stessa sopravvivenza della società. L'alternativa alla pena
è infatti la vendetta, la faida, il linciaggio, la guerra civile. E poi perché quando all'esito di un processo si accerta che un determinato fatto gravemente dannoso o pericoloso per la società è stato commesso, bisogna trovare un modo per rendere meno probabile il reato futuro, per ridurre al minimo il rischio che in futuro si commettano nuovi reati, sia da parte di colui che l'ha già commesso, che da parte di qualsiasi altro membro della collettività. Ma ci sono dei limiti, cioè la persona che ha commesso un reato non può mai essere strumentalizzata. La persona è al centro nella nostra Costituzione e nel sistema delle pene. La persona è lo scopo, non il mezzo. La pena subita deve poter servire a qualcosa. E infatti l'unica funzione della pena a essere espressamente richiamata all'interno della Costituzione è quella rieducativa. L'articolo 27 stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. E con la Costituzione si è scelto precisamente questo, che la funzione, la finalità, l'orizzonte rieducativo sia prevalente rispetto ad altre funzioni che per esigenze di difesa sociale la pena può assumere. Questa tra l'altro è la ragione per cui non si possono prevedere in astratto o infliggere in concreto pene cosiddette esemplari. Nel nostro sistema costituzionale delle pene non potrebbe mai essere che per dare una lezione a tutti i componenti di un gruppo dopo che uno ha sbagliato e non si sa chi è questo uno, tutti quanti vengano puniti. Perché appunto vorrebbe dire strumentalizzare le persone, in particolare tutte quelle non colpevoli. Come neppure si può punire il colpevole infliggendogli una pena severissima solo per intimidire lui e tutti gli altri a non commettere quel reato, perché ciò vorrebbe dire strumentalizzare quella persona per un fine evidentemente diverso da quello che dovrebbe essere perseguito. Il fine è appunto, lo abbiamo inteso, quello della rieducazione, rieducare la persona, come dice la Costituzione. Rieducare, in estrema sintesi, vuol dire che essenzialmente durante la fase di esecuzione della pena al condannato deve essere garantita la disponibilità di tutti gli strumenti più adatti per il suo pieno ed effettivo reinserimento sociale, a partire dall'accompagnamento verso la piena consapevolezza di quanto commesso. La tensione verso la rieducazione di tutti i condannati senza alcuna distinzione implica una scelta di solidarietà dello Stato nei confronti di tutti coloro che hanno commesso un reato. Queste persone, cioè, non possono, non devono essere lasciate indietro o essere tagliate fuori. A queste persone lo Stato dice: con te o senza di te non è uguale. In questo senso, solidalmente, è prevista l'opportunità di cambiamento, di recupero, di reinserimento, di rivalorizzazione. È allora un dovere giuridico e prima ancora umano e sociale concretizzare il principio rieducativo. È indubbiamente questa la sfida della rieducazione. Come è stato detto, del resto, il grado di civiltà di un paese si misura osservando la condizione delle sue carceri.